Perché prendi il metadone e stai male? Ciao a tutti ragazzi, sono Mia Rox e questo è un nuovo video. Voglio trattare questo argomento molto delicato e su cui moltissime persone sicuramente si sono trovate in difficoltà, perché io stessa, come vi ho raccontato nei video precedenti, che vi esorto a guardare appunto per capire un attimino la mia storia, di cosa stavo parlando, le argomentazioni che tratto e di conseguenza poi perché siamo a questo punto. Quindi il discorso riguardo al metadone e perché prendo il metadone e sto male è una tematica delicata che secondo me necessita anche di un piccolo approfondimento. Naturalmente io sono la prima a dirvi che ringrazio infinitamente il CERD e esorto tutte le persone che in questo momento si trovano un bivio, no? Come dico sempre nei video, se vi trovate a un bivio e vi state domandando ma che cazzo devo fare, ecco, io vi esorto veramente a rimboccarvi le maniche e oggi stesso dire no, io così non voglio continuare, anche perché rimanere dipendenti dalle sostanze, soprattutto qualsiasi, sia dalle droghe leggere, sia dalle sostanze legali, come l'alcol o il gioco, che dalle sostanze pesanti, è una grossa piaga sociale e necessariamente ci vuole una consapevolezza di tirarsi sulle maniche e dire ok, io mi rivolgo a qualcuno mi deve aiutare, fatelo perché ne vale veramente la pena. Quindi andiamo al nocciolo del discorso. Come sapete io sono stata appunto schiava delle droghe, sia leggere che legali che pesanti, e come vi ho detto a un certo punto mi sono stufata, ho detto basta, adesso bisogna mettere una fine, perché già quello che è in questa situazione io la conosco, so che cosa vuol dire vivere in questo modo, adesso cambiamo. Mentre invece quando ero in una situazione di forte dipendenza appunto dall'eroina, dalla cocaina, e andavo appunto, come vi ho detto, mi recavo al CERD, prendevo la terapia, ma non avevo iniziato a tirarmi sulle maniche in maniera decente, prendevo questa terapia e stavo comunque male, non mi copriva, e anche se era la quantità giusta continuavo ad avere un forte craving, ad avere brividi di freddo, a dormire male, insomma avevo comunque forti crisi di astinenza. Quindi se oggi tu ti trovi in questa stessa situazione e ti domandi perché diavolo continuo a prendere il metadone, perché devo aggiungere un qualcos'altro nel mio corpo che già ho necessità di assumere, se non sto male, io ti rispondo, veramente è la sostanza, è l'eroina che ti devi togliere, perché il metadone è un trattamento farmacologico studiato, controllato, e se tu vai avanti a fare uso e prendi il metadone, il tuo corpo non riesce a equilibrarsi. Quindi cosa succede? Che tu prendi la terapia e poi vai e utilizzi le stesse quantità che prendi di solito, perché dai, parliamoci chiaro, è sempre così, non è che
prendo 20 di metadone e poi il grammo e mezzo non lo faccio, cioè lo faccio e punto e basta, no? Quindi alzi automaticamente la soglia di tolleranza e il tuo corpo necessita di un maggiore apporto di sostanza e metadone poi alla fine, perché non ti basta. Quindi il mio consiglio oggi è quello di mollare immediatamente la sostanza, piuttosto prendere un qualcosa in più di terapia all'inizio per i primi tempi e evitare assolutamente di compensare con delle altre cose come l'alcol, che è sbagliatissimo, o come solo la cocaina, perché veramente non andate a risolvere nulla, è soltanto una mera illusione, non va assolutamente a risolvere il problema, anzi vi attaccherete a quest'altra sostanza. E quindi riflettete un attimo, cioè bisogna fare una riflessione qui, che vita voglio fare, sarà un sacrificio all'inizio, perché magari ci sarà un momento di assestamento, ma voi giustamente parlando col medico e dicendo che assumete tot, e il medico vi dà una terapia che va a coprire, ma se voi continuate a prendere tutte e due, quindi sia metadone sia sostanza, è ovvio che poi non va a fare il lavoro per cui dovrebbe, no, il metadone, quindi una volta compresa questa cosa, perché parliamoci chiaro, non possiamo dall'oggi col domani pensare di fare il fai da te, che è una stronzata mega galattica, dire ma io tanto la faccio da solo, scalo con la sostanza che è la pirlata più pirlata del mondo, la cavolata che potete raccontarvi è questa. Infatti come ho detto nel video precedente, ve lo ripeto, vi esorto a provate a smettere con la sostanza, provate, io ve lo firmo, ve lo sottoscrivo, ve lo controfirmo, come volete, che non ce la farete, ma non perché siete stupidi o non siete in grado di gestirvi. Io non metto in dubbio che alcuni di voi abbiano una fortissima forza di volontà, ma il problema è proprio legato al metodo, cioè se già uno ha una dipendenza e vuole smettere, tu non riuscirai a stare dentro quegli standard, perché arriverai a un punto in cui il tuo corpo, perché tu continui a scalare, magari lo fai senza aiuto, solo con la sostanza, cioè è una cosa che non riesci a controllare completamente, e il craving giocherà una parte importante, la depressione sarà una parte fondamentale di questo problema, per cui non riuscirai a passarlo da solo, e poi finirai poi alla fine per ritornare a fare quello che facevi prima. Quindi ragazzi, se in questo momento state facendo del fai da te, veramente tiratevelo su di dosso, smettete di raccontarvi delle frotte, magari siete pure al vostro quinto tentativo di provarci. Chi vi sta parlando in questo momento non è una persona che ha avuto un anno di dipendenza, sono 20 anni, ok? Ho fatto 20 anni di dipendenza, di cui 15 dall'eroina e 24 dalla cocaina, quindi tralasciando periodo alcol, cannabis, ecstasy e quant'altro, LSD eccetera, quindi veramente vi sto parlando col cuore in mano, andate immediatamente dagli specialisti, non fate fai da te, non mettete neanche nelle mani di familiari, perché il primo errore che si fa è dire io aiuterò mio figlio, mia figlia,
non lo so, un mio parente, un mio affetto comunque, questo è un grandissimo errore che potete fare, che farete, che tutti abbiamo fatto, che tutte le nostre famiglie hanno fatto. Quindi se vi trovate in questa situazione, date retta a una persona che ha 25 anni di esperienza in queste situazioni e che oggi sta bene, quindi non è come fai da te. I genitori non pensino di sostituirsi ai medici, i genitori devono affidarsi anche loro ai medici. Non fate appunto lo scalaggio da soli con la sostanza, andate immediatamente in un SERD e mollatelo il giorno stesso, perché non è possibile, ragazzi, non è possibile. Poi ripeto, se avete già provato a fare più di un tentativo, se siete al primo, ok, avete provato, buona, non riprovateci, capito? Cioè io questo vorrei passarvi, questa cosa vi vorrei dire oggi. Spero che le mie parole possano aiutare qualcuno, perché vi dico che onestamente l'esperienza di altri è una cosa che mi è mancata molto, che non esiste in Italia, perlomeno io nella mia regione non l'ho mai vista, ma c'è negli Stati Uniti, è la figura dello sponsor, no? In Italia non esiste, nel senso non vai in un SERD e ti dicono d'ora in avanti avrai questa persona che magari ha avuto esperienza 20-30 anni e poi adesso sta bene, magari sono 10 anni che sta bene, e è una persona che ti aiuterà e ti farà scoprire quanto è bella la vita. Insomma, penso che oggettivamente manchi questa cosa, e quindi volevo un po' con la mia testimonianza cercare di passare appunto queste informazioni a chiunque possa aver bisogno, ma anche le persone che hanno problemi di dipendenza dal gioco, cioè perché a mia esperienza diretta ho un parente che ha queste problematiche, non si è mai rivolto a nessuno e continua a fare periodi in cui non gioca perché riesce a gestirsi, o la sua famiglia che gli è vicino, e periodi in cui non ce la fa, quindi non ha risolto proprio un bel niente. E questa grandissima ignoranza da parte un po' di tutti, di dire no dai, per il gioco cosa vado al SERT, e sì, ci vai, cioè non è una vergogna andare al SERT, una vergogna sarebbe non andarci, sarebbe continuare così, sarebbe non darti un'altra possibilità, sarebbe non tirarsi sulle maniche e rimanere sempre nello stesso pantano. Wow, che meraviglia, proprio una meraviglia, vero? Siamo stufi, eh? Io direi di sì, e sinceramente poi mi potete dire ma io sai ci ho provato, non ce l'ho fatto, ho paura. Ok, io vi capisco, per arrivare a dove sono oggi non ci è voluto un giorno, ok? Però se non ce la fate più di stare in questa situazione, o se la situazione comincia a esservi stretta, fate qualcosa immediatamente, perché se riuscite ad arricchire le vostre giornate facendo comunque cose positive, per esempio io lo dico, continuerò a dirlo, lo sport è una di quelle cose, una di quelle poche cose che a livello proprio di meccanismo, come agisce, poi ne parlatene con un medico, io ve lo spiego in maniera da totale profana, a livello proprio biologico, proprio per il fatto delle endorfine, è una cosa che gioca tantissimo alla nostra problematica, che abbassa se non azzera, perché io quando avevo iniziato ho iniziato a praticare sport insieme all'astinenza,
con il fatto che mi ero stufata e tutto il resto, quindi contate una percentuale di volontà, impegno e voglia comunque di cambiare proprio vita radicalmente, ma anche obbligandomi ho iniziato a fare questo sport, che anche una semplice camminata un po' sostenuta, di partite che ne so da 40 minuti e poi andate un'oretta e mezza al giorno, ma fatelo, perché sarà un aiuto immenso per il vostro corpo, per i vostri centri nervosi, per appunto le endorfine che vengono prodotte, il benessere, lo stato di benessere che vi porterà questa cosa. Fatevi spiegare, informatevi sulla vostra problematica, vi diranno che è un sintomo, vi diranno che bisogna capire perché qual è il problema di fondo, no? Scavate dentro voi stessi, non siate pigri, non siate pigri riguardo a questo, perché veramente ne va del vostro futuro, della vostra serenità e vi dico, per quel che mi riguarda, da quando ho iniziato a pormi questi obiettivi, e non faccio chissà che cosa, perché non è che scalo le montagne, però faccio delle belle gite, magari ecco con amici, con animali al seguito, veramente mi vola il pomeriggio dopo che ho finito di lavorare, mi dedico appunto allo sport, torno che sto bene e non penso assolutamente, non ho veramente voglia, non mi viene nessun craving, non mi viene nessuna voglia, non ho nessun pentimento di non aver utilizzato o di non aver cercato. Io vi dico onestamente, è un percorso di consapevolezza che uno deve fare dentro se stesso, perché principalmente la domanda cardine dentro di voi dovrà essere: ma io sto bene così? Ma voi veramente mi volete dire oggi, consumatori di cocaina e di eroina e anche di altre sostanze, mi volete dire che voi state bene così, che è una cosa che realmente vi fa stare bene, o piuttosto è una cosa che vi dà un benessere momentaneo per poi restituirvi il conto dopo? Ecco, vorrei che rifletteste su questo punto, perché lo trovo un punto cardine, come ho detto prima, per capire meglio. Parlatene ovviamente con degli specialisti, fatevi seguire, non abbiate paura di aprirvi, non abbiate paura di cambiare, perché siamo su in questa terra, siamo in vita, siamo proprio in vita, certamente solo per questa volta, poi tralasciamo le credenze religiose, ma concentriamoci veramente sull'oggi e mettiamo sulla bilancia, no? Diciamoci, ma ne vale veramente la pena? Perché ragazzi, si perdono tutti i rapporti, si perdono le cose belle, cioè ad esempio anche queste gite di cui parlavo, andare a fare una gita in un borgo antico, camminare con vicino dei tuoi affetti, dei tuoi amici, una chiacchierata, condividere, cioè sono cose impagabili. Coltivare un hobby o più di uno, fare, come vi ho detto, un lavoro che vi fa star bene, quindi anche su questo punto riflettete molto bene su quali sono i punti che vi creano questo malessere, questa soddisfazione, tutti questi sentimenti negativi che avete dentro di voi e che vi portano a dover compensare. Un altro discorso che vorrei affrontare è quello della noia e successivamente del vuoto interiore. Allora, per quanto riguarda la noia, è un punto anche il cardine
della problematica riguardo appunto le dipendenze, la ricaduta eccetera, proprio perché viviamo la noia, la amplifichiamo più del dovuto, nel senso che noi non siamo appunto degli esseri umani, siamo come tali imperfetti, quindi viviamo momenti come le emozioni stesse, viviamo momenti positivi, negativi, e viviamo dei momenti in cui sentiamo la noia o sentiamo il vuoto o li sentiamo tutti e due. Non ci sono delle persone che non avvertono questa cosa, semplicemente più riuscite ad arricchire la vostra vita, cioè non limitatevi a fare sempre le stesse cose, tentate di fare delle cose magari su cui avete sempre avuto curiosità, no? Ad esempio, non lo so, avrei voluto imparare a cucire, una cavolata, buona, prendo su e vado al corso, mi dà soddisfazione, sì, vado avanti. Mi annoio, non mi dà soddisfazione, non mi piace, lo accantono. Devo prendermi tempo per me stessa o me stesso per fare qualcosa di positivo, di utile, devo voler bene al mio corpo, devo praticare un'attività fisica, devo farmi curare, devo parlare dei miei problemi. La famiglia e l'ambiente hanno un'importanza, però ricordiamoci una cosa, che se noi stiamo bene con noi stessi, andremo dove vogliamo, faremo quello che vorremmo fare e saremo comunque liberi nella testa, perché possiamo decidere noi, ricordatevi che siamo noi che decidiamo che valore attribuire alle cose. Quindi ragazzi, in sostanza, se prendete il metadone non pigliatevi anche l'eroina, perché andate a fare un lavoro distruttivo verso quello che è il vostro percorso. Poi vi dico ancora questa cosa, oltre appunto il fatto del vuoto, della noia, col quale dovete imparare a convivere, così come con le vostre emozioni, perché siamo degli esseri umani e abbiamo momenti, no? Rispetto proprio al metadone e alla sostanza, se voi volete fare qualcosa di fatto bene, una volta che vi siete tolti dalle scatole quello schifo che vendono per strada tagliato con non si sa che cosa, anzi si sa perché fanno anche svariatissime analisi e vedrete anche i tassi di sostanza pura che ci sono dentro, sono una cosa ridicola, addirittura il 3%, il 4%, quindi tutto il resto è merda, psicofarmaci, fecola di patate, caffeina, tutte queste cose qua, nel senso cose che assolutamente non ne valgono la pena, anche perché sono gestite da persone che il loro unico interesse è quello di spillarci più soldi possibili e non gliene frega niente, ci vogliono tenere lì e vogliono che noi continuiamo ad andare lì a acquistare, quindi cerchiamo di svegliarci anche sotto questo punto di vista, molliamola lì, iniziamo a prendere una terapia seria seguita da qualcuno, poi nel tempo pian pianino i primi giorni vi assestate. Quando vi siete assestati, io vi avevo raccontato appunto che ho avuto questa ricaduta dopo che sono uscita appunto, che ho avuto istruzioni dopo la comunità, dopo che sono rimasta incinta, ho avuto questa situazione e sono ricaduta e avevo già provato a prendere la terapia un pochino più forte rispetto a quello che prendevo per coprirmi all'inizio. Dopo ho scalato, in 20 giorni, un mese, sono ritornata alla mia quantità, quindi ero a 30 e dopo sono passata a 20 e poi ho potuto tranquillamente poi scalare tutto con calma, con molta calma. Però non tenetevi una terapia anche eccessivamente pesante,
perché poi vi abituate a quella quantità. Quindi vi consiglio comunque, sempre parlandone col medico e tutto, vi consiglio di fare un piccolo lavoro di assestamento all'inizio e poi di scalare e tornare più o meno alle quantità che sono le vostre, cioè perlomeno così poi per lo scalaggio partite da un punto più basso che voi riuscite tranquillamente a fare, non strafate, nel senso che se prendete 30 non andate giù a 10, quello lo capirete da soli. E poi una cosa importante è darsi tempo, accettare che il percorso è lungo e che ci saranno momenti dove magari ti scappa la voglia o hai voglia di concludere in fretta, quindi facciamo le cose con calma, piuttosto ci mettiamo 6 mesi in più, fa niente, oppure come fanno tante persone che sono meritevoli di stima e di rispetto, perché spesso sento dire ma a 70 anni va ancora al CERT. No, ma ragazzi, allora la domanda da fare è: ma a 70 anni si fa ancora? Bene, quindi una persona che a 70 anni va al CERT e ha trovato il suo equilibrio, e se il suo corpo riesce a tollerare, cioè non riesce a stare senza terapia e con la terapia va a lavorare, sta bene, conduce una vita serena, ma perché la dobbiamo togliere? Perché dobbiamo decidere noi quello che è meglio per gli altri? Ma scusatemi, i cardiopatici vengono trattati con le medicine apposite, ergo i tossicodipendenti da eroina vengono trattati col metadone, e siccome non tutti riescono, anche perché poi si innescano una serie di problemi, di depressione, di sbalzi di temperatura, sbalzi di umore, sbalzi di temperatura, vabbè, quindi tra sbalzi di umore e depressioni non è una cosa che tutti poi scelgono di fare. Quindi queste persone vanno una volta al mese a prendersi la loro terapia, hanno i loro controlli eccetera eccetera, sono seguiti ai loro colloqui, loro stanno bene così, ma ben venga. È una persona che non va a prendere quella merda sulle strade, quindi cerchiamo di parlare anche un'altra maniera, perché sono tutte cose che sono veramente di una stupidità che non portano a nulla. E con questo discorso io spero innanzitutto di essere stata utile, perché il mio scopo, ripeto, di questo canale, dove io consapevolmente decido in maniera anonima per una mia scelta, perché non voglio mostrare il mio volto, ma bastano le mie parole per poter magari aiutare qualcuno, e non credo che sia necessario vedermi in faccia. E spero appunto che questo video sia stato utile a voi, a chiunque, o a chi semplicemente voleva delle informazioni in più. E se comunque avete delle domande, vi ripeto, come vi ho detto già nei video precedenti, scrivetemelo nei commenti. Se volete trattare determinati argomenti o proporre argomenti utili per futuri video, mettetemelo sempre sotto nei commenti. E vi ringrazio veramente tanto per avermi ascoltata.